Siamo con Roberto Giolito, responsabile dell'Heritage di Stellantis. Oggi siamo qua con un bel gruppo di ritmo e di ritmisti perché siamo al raduno del 45ennale della Fiat Ritmo col Fiat Ritmo Club Italia. Tu qui sei il padrone di casa e volevamo appunto chiederti qual è la tua esperienza con la Ritmo e da designer cosa ne pensi del modello e perché è stato importante per la storia della Fiat, ma in un certo senso anche un po' per la storia del design, soprattutto per quanto riguarda le utilitarie, le vetture diciamo più abbordabili nel mercato. Oh, certo Luca, grazie, perché questo è proprio una possibilità di narrare un cambiamento epocale, quello di una berlina di segmento medio che per prima rispetto a tutta una concorrenza europea assolve proprio il tema dell'integrazione delle parti, quindi le vetture non diventano più fatte di parti connesse, interfacciate semplicemente con dei fissaggi, ma i componenti come la protezione, il paraurti, quindi questo tema che avvolge letteralmente il frontale, diventa anche il nuovo emblema di modernità, di asciugatura, quindi non ci sono più parti che affiancano, circondano l'auto, ma parti che la integrano. Addirittura i gruppi ottici diventano galleggianti tra una parte color carrozzeria e una parte in plastica. Il fatto stesso che le plastiche non venissero trattate ma semplicemente potessero mostrare il colore della materia, in questo caso il polipropilene, era già in per sé modernissimo, cioè la forma che diventa dialogante attraverso il suo materiale. Addirittura le asimmetrie, le prese d'aria poste solo laddove c'è necessità di afflusso d'aria, idem la presa sul cofano che farà poi scuola anche su vetture non di marchio Fiat, e la stessa conformazione delle parti, il padiglione che si alza verso il dietro che fa un'ala. Questa cosa è anche frutto di una ricerca molto accurata in Galleria del Vento per creare un primo spoiler veramente efficiente, veramente integrato. E quindi quello di ritmo è un passo totalmente nuovo che l'automobile conosce. Anche la maniglia non va più veloce con la vettura, quindi di forma allungata e rettangolare, ma è tonda, proprio per dire questo oggetto serve per aprire la porta, invita ad essere utilizzato e per mancini e destri non crea più nessun problema di imbarazzo di come essere usato. La stessa idea di innovazione è stata replicata negli interni. Parliamo per esempio, una per tutte, della strumentazione della climatizzazione con i manopoloni, che poi è stata ripresa dalla maggior parte della produzione. Certo, si passa dai commutatori a levetta che comandavano comunque dei cavi di acciaio a un'idea di potenziometro, di regolazione circolare. È una rivoluzione, la stessa plancia è la prima plancia portastrumenti stampata a iniezione autonoma dal volume, quindi un volume proprio da mobile di design, addirittura concavo perché laddove non è utile per la funzione si svuota e proietta chi sta dentro la vettura a fruire dell'esterno. Quindi è una plancia meravigliosa, sa anche di buono, nel senso che io me la ricordo l'essenza a livello olfattivo della Ritmo, una vettura che cominciava ad avere quei buoni sapori di materiali come i tessuti e anche, perché no, la plastica, perché si contrapponevano all'uso del PVC, no? Che invece era fino all'epoca prima della Ritmo il materiale che assomigliava di più alla pelle. Certo. La Ritmo introduce un tessuto a nido d'ape che farà anche questo scuola perché assomiglia agli imbottiti di design, ma soprattutto vede in questa progettazione dell'abitacolo un progetto di design totale, dai pannelli fatti con degli stampi semplici in plastica ma con generosissime tasche, appunto a questa plancia con i comandi a rotore, con una strumentazione poi fino alla versione Abarth che integrava anche i manometri di pressione dell'olio, temperatura, quindi una vettura veramente che nasce già con una logica di modularità e di forte impianto di design e di grafica. Grazie Roberto. Grazie a voi e buon compleanno alla Ritmo.